Buongiorno a tutti quanti. Come va, ragazzi? Come andiamo? Tutto bene? Dai. Oggi ci godiamo una sbarbatina con un sapone che abbiamo già provato, però siccome voglio testare un rasoio nuovo, non mi andava di continuare a provare sempre tutte robe nuove perché alla fine è più difficile capire dopo cosa sia funzionato, cosa non abbia funzionato. Devo avere meno variabili possibili, quindi, e anche perché adesso mi sto concentrando ogni tanto a finire anche qualche sapone, altrimenti va a finire che uso i saponi sempre solo una volta e dopo, o due, tre, insomma, e dopo restano là, quindi mi godo sto sapone che per me è spettacolare. Leather Bros, Leather Bros, Everglades, eccolo qua, spettacolare. Una profumazione che non saprei spiegare in nessun modo, ma che già dal tappo si sente, perché è veramente molto intensa, ma che è spettacolare. Unico neo di sto sapone, perché l'ho già provato diverse volte, secondo il mio parere, almeno sul mio viso è un po' il post rasatura. Tende a lasciare la pelle leggermente secca. Ehm, Però profumazione una bomba, scorrevolezza ottima, protezione ottima, quindi è un gran sapone e rompe un po' le scatole sta storia del post rasatura. Difatti comunque un marchio che uso volentieri anche per la profumazione, però non andrei a riacquistare, ecco, perché comunque quando acquisto un prodotto a me piace che abbia tutte le caratteristiche in regola, tutto qua. Però comunque è un ottimo sapone, non è che lo provate e dite ah che schifo. Ecco, questo lo dico abbastanza tranquillamente. Pennello fatto fare da Vanity Stock, da Michele Lapi, tasso e cavallo, misto tasso e cavallo. Rasoio, vi andiamo in Olanda. Eccolo qua, One, Honey, One. Questo è in ottone, c'è anche la versione alluminio e acciaio. Porterò anche la versione in acciaio. E ringrazio Alessandro Vettorello del prestito insieme anche a Blackland Blackbeard. Ci siamo scambiati un po' di rasoi. Ok, ok, ci mettiamo sempre un po' di prebarbino e prossimamente faremo anche un test ma con un rasoio Mare con R41. Proveremo seriamente qua perché l'ultima volta che le ho provate mi hanno lasciato di stucco Boker. Costano una valanga perché costano 6 euro a pacchetto, ce ne sono 10 però, e hanno la particolarità di essere degli unici in acciaio temprato. Vedremo, vedremo. Non le ho saputo ben giudicare perché secondo me ho sbagliato rasoio, nel senso, non ho sbagliato rasoio, non lo so, mi hanno dato una sensazione fantastica da una parte e strana dall'altra. Ehm, Devo riprovarle, devo riprovarle. Non le ho ancora individuate. Mi hanno fatto dire wow, però ci ho avuto qualche piccolo dubbio e quindi non ci resta che pennello sempre strizzato. È una pasta, a parte che ce l'ho da tanto tempo, perché prima di cominciare a usarlo è rimasto nello tipo un anno, sicuro se non di più. Quindi adesso è diventata una pasta, non dico dura, ma semidura. Quindi sinceramente non lo so se appena comprato è morbido o duro. Ecco, quello che vi do adesso è una pasta semidura. Nel senso che se premi bene col dito, un pochettino
affondi, ma se lo punti così lo senti duro, devi proprio schiacciare. Dopo se serve preleviamo ancora. Si può essere anche generosi d'acqua, sempre senza esagerare, almeno per me, perché ci tengo ad avere protezione, però tiene benissimo l'acqua. Io aggiungo l'acqua, ma aggiungo sempre molto lentamente, cioè nel senso non... piuttosto faccio anche 2, 3, 4 prese d'acqua, però le faccio sempre un po' alla volta, perché una cosa che ho notato è che il sapone può rischiare di fare l'effetto della maionese, cioè di impazzire, nel senso che se tu butti tanta acqua subito, anche magari la stessa quantità che tu metteresti un po' alla volta, rischi che se il sapone tipo smonta così, dopo fai fatica a riprenderlo, dovresti stare lì a continuare finché si asciuga nel viso e perde comunque, secondo me, quello strato protettivo iniziale di quando stendi il sapone. Dopo, io dico sempre una roba, ognuno trova il suo metodo giusto che gli aggrada e io ho trovato il mio. Dopo dipende anche dai saponi, ci sono saponi che metto più acqua perché mi ci trovo meglio, altri che ne metto meno, dipende anche come lavorano in viso, dipende anche dalla giornata che si ha, nel senso sono giornate più fredde, più umide, dove la pelle magari assorbe di più l'acqua, giornate dove ne assorbe meno, momenti in cui prendi più sapone, a volte di più, di meno, quindi insomma ecco, ci sono sempre tante variabili. Via, andiamo di one. 183 grammi, cioè questo qua è un mattone, però proviamo. Infatti è già difficile da gestire e prenderlo in mano così, è veramente troppo. Se lo avessi acquistato sicuramente in acciaio. Delicatissimo, veramente delicatissimo. È meglio così perché con questo peso qua, ragazzi, sarebbe come guidare una Ferrari sempre col pedale del freno appuntato. Comunque a rade, nel senso che il taglio è bello, mi sta piacendo molto, si sente, però è delicato. Ma il taglio mi sta piacendo molto. Mi sa che, visto che si è acquistato anche la versione in acciaio, mi sa che questo qua, se mi fa un buon prezzo, il mio amico Alessandro Vettorello
bello bello proprio, mi piace. Adesso vediamo, perché magari dopo, quando arrivo al contropeso, magari devo insistere magari per arrivare al BBS, quindi mi rimangio tutto. Però così a primo colpo mi sta piacendo. In questo caso è proprio difficile gestire il peso, perché bisogna quasi con la mano tirare indietro, come, non so se mi spiego. Si salva perché, essendo molto delicato, questo peso comunque, almeno per adesso, non lo sta facendo diventare cattivo. Sentite che suono? È veramente bello. Cioè, sembra quasi, in certi momenti, mi dà l'impressione che suoni proprio. Cioè, c'è una leggera vibrazione che fa suonare il rasoio. È veramente molto bella sta cosa. Non me l'aspettavo. Mi sta piacendo. Pesco un altro filo di sapone, poco poco. Bello, bello, bello. Vediamo come si comporta in contropelo. Ecco, quando usate magari misto tasso cavallo, se avete la pelle delicata come la mia, quando fate l'ultimo passaggio, evitate magari movimenti circolari, perché qua dovrebbe essere misto con la coda del cavallo e quindi comunque tende a essere abbastanza, non che punzecchia, però sono setole come quelle anche del maiale che insomma si fanno sentire un po' sul viso, quindi anche perché comunque il cavallo più o meno rimane lì, anche il tasso, invece comunque il maiale migliora, invece il cavallo o il tasso se un po' punzecchiano è difficile, insomma migliorano poco col tempo, perché le setole di cavallo, setole, il pelo di cavallo e di tasso tendono a spezzare più che a fare le doppie punte. Invece il maiale, anche se all'inizio è ispido, se voi lo rodate e lo usate spesso, migliora sempre di più, finché diventa proprio morbido. O se no prendete una setola sbiancata, tipo delle azeniti, che allora è già morbido da subito. Dipende anche voi se avete pazienza, se avete tanti pennelli in rotazione e via dicendo. Ok. Comunque, se le gestite vicino alla testa, riuscite a dosare. Secondo me chi ha l'abitudine di prenderlo in fondo così è più difficile.
Sono curioso che mi arrivi il Blackland Era. Sono molto curioso. Qualche feedback mi stava venendo a dire che lo hanno fatto forse troppo delicato perché le prime due piastre sono quasi inutili. Per fortuna che ho preso la 3 e la 4. Ma da quello che sto sentendo forse era meglio prendere la 4 e la 5. Dopo, per carità, è l'inizio, anche le finiture è economico, come si può dire? È un rasoio economico, ma le finiture sono abbastanza pessime da quello che ho visto, anche se c'è un amico che l'ha tirato a lucido ed è venuto fuori fantastico. Qua c'aveva un puntino, non è un red point. Adesso vediamo il risultato. Vediamo il risultato. Ok, facciamo i ritocchi e li vediamo. Come siamo messi. Ok, allora. Qua mi si è creata una fossetta da quando sono dimagrito. Perché ho perso 93 kg in 2 anni dopo l'operazione. Ed è arrivare al BBS lì me la sta facendo sudare. È una zona minuscola, però. Bel rasoietto, ragazzi, bel rasoietto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. È dolce,
ma non troppo dolce. Cioè, nel senso, in rasatura è dolce, però arrivi dove devi arrivare. Lo pensavo scomodo, invece non lo è. Gran bel rasoio, gran bel rasoietto. E adesso mi metto un aftershave che mi piace da impazzire, che mi ha regalato Matteo Manzelli, che secondo me si abbina alla perfezione al sapone. Oh ragazzi, Super BBS è arrivato, anche nella zona baffi qua che pensavo di tribolare, alla fine ci sono arrivato, vediamo qua. Ci si arriva alla fine, leggermente proprio l'ultimo millimetro, ma un attimo di pazienza e ci arriva. Permissivo, ti permette tanto anche nonostante il peso, c'è uno che ha un minimo di mano e lo sa gestire, delicatissimo, minimale, ben fatto, veramente bello, preciso, vedete svitate così, tac, eccolo qua. Bello, la versione in acciaio sicuramente molto interessante, più di questo. Bel rasoio ragazzi, bel rasoio, minimale, fatto bene, è un filtro fisso, dolce, spettacolare, bello, mi è piaciuto proprio tanto. E adesso giù di Panama, eccolo qua. Anzi, prima mi metto un filino di crema della Ortus Fratis, perché come vi ho detto, porcaccia la miseria, sto sapone è una bomba perché funziona alla grande, ma come post rasatura mi pecca sempre un po'. La pelle è un po' proprio secchina, a parte che io ho la pelle che tende più al secco che al grasso, però ecco, questo sarebbe un taglio ovato per chi magari sente i tagliovati molto grassi. Ecco, se usa questo probabilmente sarebbe uno di quelli che si trova bene. Ecco. Eccolo qua, Panama Daytona. Secondo me si abbina alla perfezione. 70% di alcol non lo sto sentendo in viso, quindi rasatura super confortante, zero irritazioni, zero red point, solo questo qua minuscolo, ma vi ho detto era un puntino che avevo io, non è un red point fatto dal rasoio. Ragazzi, una rasatura spettacolare, rasoio super promosso, Olanda, complimenti. Gran bel pezzo. Ci vediamo al prossimo video e bye bye.